Questo è il pianeta Terra. Questo è il Cile. Questa è una foresta del Cile. Questo è un albero nativo del Cile. Questi non sono alberi nativi del Cile. Questo era un albero nativo del Cile. Questa era una foresta nativa del Cile, distrutta in uno delle centinaia di incendi che ogni anno devastano questa terra. Questo è un nuovo albero nativo in Cile. Questi sono nuovi alberi nativi in Cile. Questa è la storia d'amore tra noi e le foreste native del Cile. Chiara e Andrea, due ragazzi innamorati del mondo e della sua diversità, nel 2019 hanno creato Piantando, società benefit che permette alle persone di sostenere progetti sociali e ambientali nel mondo. Ma facciamoli presentare da soli, o penseranno che voglia raccontare io tutta la storia. Ciao, io sono Chiara. E io sono Andrea. Siamo i founder di Piantando. In questo video, in questo viaggio, vi racconteremo di come è nato il nostro impegno qui in Cile, in Patagonia nel centro, assieme a Fondazione Reforestemos, dove siamo impegnati per riforestare aree che sono state devastate da incendi negli anni passati, in particolar modo nel 2017. Per farlo vi porteremo insieme a noi a parlare con gli ingegneri forestali che si stanno occupando del progetto e a visitare i luoghi in cui, grazie al vostro impegno, stiamo riforestando parte del Cile. Piantando, insieme a Fondazione Reforestemos, sta cercando di riforestare la Patagonia cilena. Ma perché? Cos'è successo? Cosa c'è da riforestare? Che cosa sono gli alberi nativi? Facciamo un po' di ordine. Un albero nativo è un albero che si è sviluppato in una precisa area geografica del mondo. Migliaia di anni di evoluzione l'hanno portato ad avere caratteristiche ben definite che lo rendono perfetto per quell'ecosistema. Oltre che potente veicolo di biodiversità, vita, adattamento e tante volte resistenza a fattori esterni come gli incendi. Gli alberi introdotti in un ecosistema a loro estraneo, oltre a modificare pesantemente l'area in cui proliferano, indeboliscono tutta la regione, causandone l'erosione del suolo e in molti casi una maggior propagazione di incendi e malattie. Immaginate di essere un picchio di Magellano, nato e cresciuto in una foresta nativa. Immaginate che da un giorno all'altro quella che era la vostra casa, il vostro rifugio, la vostra fonte di cibo, scompaia, rimpiazzata da alberi che attirano nuova flora e fauna, per voi pericolose e che di fatto vi scacciano dal vostro habitat naturale. La morte di un albero nativo è un grave danno non solo per l'albero in sé, ma per tutto il lavoro fatto dalla natura per costruire un ecosistema delicatissimo e sacro. La pericolosità di introdurre specie non native è amplificata dal fatto che gli alberi introdotti dall'uomo non sono stati selezionati dalla natura per resistere ai climi e alle difficoltà di aree diverse da quelle di origine e si trasformano in una bomba a orologeria. Il Cile è un esempio concreto del come l'uomo abbia messo seriamente in pericolo la delicatezza del nostro pianeta. Qui ogni anno bruciano in media 50.000 ettari di boschi. Meno di 3 anni fa, in una sola stagione sono andati distrutti oltre 600.000 ettari di foreste. Un disastro per la biodiversità, per il Cile e per l'intero pianeta. Lei è Sofia Olivares, ingegnere forestale e responsabile del controllo e manutenzione dei campi che stiamo riforestando con alberi nativi. E adesso vi racconterà come è nato il progetto di Fondazione Reforestemos, quali problemi sta cercando di risolvere e da cosa è partito tutto. Prestate attenzione. È la voce di chi sta dedicando la propria vita a recuperare la biodiversità che l'uomo sta distruggendo. La voce di chi ha visto quelle fiamme, di chi ha voluto fare qualcosa, come tantissimi cileni. Ma dalle ceneri di una tragedia può cambiare tutto. Empieza a existir una demanda social de decir, se quemó todo, ¿cómo no podemos hacer nada? Y se empieza a discutir de la homogeneidad del paisaje forestal, tener mares y mares de plantaciones que en el fondo cuando vino el fuego pasó y era un paisaje desolador. Y en eso mucha gente empieza a decir, ya no más exóticos, queremos nativo, queremos nativo, queremos nativo, queremos bosque nativo, que vuelva el bosque nativo.
Y se empezó en conversaciones de cómo podemos llegar a plantar, dónde, y se hace con la Universidad de Chile, en el fondo, que ellos disponen del mismo terreno que se les había quemado, para poder iniciar esto, que a nivel de gobierno estaban en la discusión de qué hacemos, esperamos, tenemos que ver cómo reaccionan los bosques, cómo si se recuperan, y en el fondo la discusión se queda mucho en la inacción. Y se pudieron plantar ese año 25 hectáreas versus las 90.000 de bosque nativo que se habían quemado y 600.000 de total que había ocurrido. Era una gota en medio de todo este mar de incendio que había pasado. Pero aún así el proyecto empezó a entregar un mensaje y permitía que la gente tuviera esperanza, quisiera informarse, quisiera aprender, quisiera plantar, y de una fundación que sin ningún motivo y súper alejado de todo este mundo raro de las compensaciones, que era todo un tema legal y comercial al final por atrás, que es una acción de devolver bosques al país por devolver bosque al país. Y de entender que el bosque nativo tiene una función, tiene un rol, y es importante para nosotros como sociedad, como nosotros como seres humanos, y para otros seres, la fauna, desde la macrofauna hasta la microfauna. Gli incendi, per il 90% causati accidentalmente dall'uomo, sono esplosi a ritmi incontrollabili anche a causa della massiccia presenza di pini importati dal Canada ed eucalipto importati dall'Australia. Questi alberi, dal fogliame e dalla corteccia molto secchi, hanno un fabbisogno d'acqua piuttosto elevato se paragonato alla vegetazione autoctona. Queste caratteristiche sono una vera e propria miccia, che quando si accende distrugge migliaia di ettari coinvolgendo anche i boschi nativi adiacenti. Ma cosa ci fanno qui questi alberi? Chi li ha introdotti? Che domande? L'uomo. Queste specie arboree crescono molto velocemente e vengono entrambe utilizzate per la produzione industriale di legname. A partire dagli anni 70 e 80, aziende private hanno iniziato a deforestare intere aree native per sostituirle con queste foreste artificiali. Oggi tagliare un albero nativo in Cile è reato, merito, oltre che di un serio cambio di mentalità, del numero crescente di cittadini che vogliono fare qualcosa per recuperare ciò che lo sfruttamento del pianeta ha distrutto. Per dare vita a nuove foreste non basta piantumare dei germogli e lasciarli lì. C'è bisogno di manutenzione, cura e controllo. Piantumare un albero vuol dire anche predisporre l'irrigazione almeno per i primi 5 anni di vita, proteggere i giovani alberi da animali selvatici e parassiti, misurare il tasso di mortalità e trovare rapide soluzioni in caso di problemi. Crediamo in quello che facciamo e per questo ci mettiamo il massimo dell'impegno insieme a voi. Con Fundación Reforestemos stiamo piantumando alberi nativi per piantumare alberi nativi. Non lo facciamo per compensare le nostre e le vostre emissioni. Non lo facciamo per farci belli sui social network. Lo facciamo perché il nostro pianeta è l'unico che abbiamo e sarà l'unico che avranno i nostri figli. Oggi piantumare alberi è diventato quasi una moda. Certo, non una brutta moda. Ben venga che nascono dei trend che hanno l'obiettivo di fare del bene. Ma i trend sono destinati a scomparire. Le buone azioni no. Piantare un albero è una buona azione, che non può mascherare secondi obiettivi. Ormai sappiamo tutti che gli alberi compensano CO2, ma sempre più studiosi sono d'accordo sul fatto che non basta piantare alberi per riassorbire il nostro stile di vita. È necessario un cambio di paradigma, o piantumare un albero sarà solo un lavarsi la coscienza che lascia il tempo che trova. Piantando fa questo. Avvia e sostiene progetti di valore senza secondi fini, insieme a voi. Ecco perché il Cile, ecco perché gli alberi nativi, ecco perché piantando. La semplicità di ridare al pianeta, la semplicità di un pianeta più verde.